Bene ragazzi, mi sono messo in questa posizione fantastica per farvi vedere la pala eolica. Ebbene, siamo al video numero 10, tanto atteso, che descrive tutto l'impianto. Questo 6 kW di potenza, 48 volt, quindi cavi freddi, 14 kWh di batteria, alcune migliorie, quindi ho fatto delle modifiche che voglio mostrarvi in questo video. Parlerò anche della pala eolica, ma in maniera sintetica, descrittiva, perché questo è l'impianto globale. Non finisce qui al numero 10, ci saranno altri video e per quanto riguarda la pala eolica ci saranno proprio una serie specifica che descriverà che cosa? Il motore, cioè il generatore, descriverà il posizionamento, quindi la costruzione, la realizzazione di questo plinto con i sostegni d'acciaio, con i tiranti. Non perdetevi questa serie che è iniziata col video numero 1, ve lo ricordate, quello che era la presentazione della pala eolica. Ragazzi, buona visione, questo è l'impianto completo, ci saranno delle migliorie continue, sta soffiando anche il vento e come vedete la pala, la turbina parte subito a manetta generando la sua corrente. Iscrivetevi al canale se è vostra volontà farlo, ci vediamo fra qualche secondo. Da questa prima immagine in esterno, ragazzi, abbiamo visto che cos'è una pala eolica. Già lo sapevate, molti di voi sono già appassionati. Vedremo in questo video, come dicevo, la completezza di questo impianto fotovoltaico più abbinamento eolico. Non chiudiamo col numero 10, seguitemi anche nei prossimi video. Una cosa importante è che non tutto è vantaggioso, per quello bisognerà fare una valutazione attenta se conviene l'eolico o no, che tipo di eolico. Ci sono pale orizzontali, verticali, quindi la scelta è vasta, ma dai test effettuati e da quello che già sapevo, perché è anni e anni che sono nell'eolico, ci sono molte non verità all'interno dei cosiddetti produttori che garantiscono 1000, 2000, 3000 watt come se fossero caramelle. Non è così. E poi ci sono anche tante difficoltà. Una di queste in primis è la forza del vento. Quando il vento è eccessivo, ebbene questo può procurare dei danni. Ecco perché bisogna mettere dei dispositivi di sicurezza. Tra questi dispositivi, ma li vedremo tutti nei prossimi video, c'è il cosiddetto freno elettrico. Perché bisogna usare il freno elettrico? Ebbene, adesso vi voglio far vedere un'immagine accaduta 3 settimane fa circa, dove, anche se è raro, qua in Abruzzo c'era una bufera di neve e vento fortissimo che ha toccato la soglia limite della pala eolica. Eravamo sui 40 e rotti chilometri orari. Ebbene, cosa è successo? Che la pala ho dovuto fermarla perché l'eccesso di rotazione avrebbe potuto creare, come si dice in gergo, l'esplosione. Vi faccio vedere il prossimo breve filmato in modo che capite quanto la forza del vento, che può produrre energia, in certi casi è anche devastante. Andiamo avanti. Ragazzi, oggi c'è una bufera di neve qui in Abruzzo, cosa anche abbastanza rara, dove vedete il vento che sta soffiando veramente a 40 km orari. Bufera di neve dove ovviamente vedete il palo della pala eolica che non è fissato con i tiranti. Ebbene, a 5 metri di altezza c'è questa pala di 2,30 m circa, dove il freno elettrico, ovvero la connessione dei 3 poli trifase insieme, crea un cortocircuito che la frena, quindi nonostante i 40 km orari lei, come ha un accenno di rotazione, viene frenata da se stessa. È una cosa incredibile, bellissima, e vedete che ha una leggerissima oscillazione a destra-sinistra, ma non va in rotazione, che sarebbe con questo vento così forte ovviamente dannosissimo per la pala stessa. Ecco che quindi queste precauzioni, questo relè che posizionerò, che attua in automatico il freno elettrico al di sopra di una certa velocità, è importantissimo. Oggi con questa bufera di neve avremmo nella pala un disastro, anche se fosse connessa con i 4 tiranti sarebbe comunque una problematica seria. Quindi qui vediamo vento molto forte che sta soffiando, tiranti non posizionati, il palo è infilato all'interno del plinto nella zona di cemento armato, ma non è tirato a zero, quindi è importantissimo che lei non vada a roteare, ecco. Quello che avete appena visto è un evento eccezionale, non capita tutti i giorni di avere questi venti così forti che ci costringono a frenare il nostro generatore.
Adesso andremo invece a vedere una condizione normale, una condizione classica di vento, neanche abbondante, ma che permetteva alla pala di produrre i suoi watt. Ed è una situazione questa che andremo a vedere mista, dove c'è una giornata di sole bellissima, quindi pannelli in produzione di questo impianto, in più la pala eolica, ed ecco che le batterie lì molto rapidamente andavano a caricarsi, oltre che a essere anche la corrente prodotta utilizzata in diretta da tutti gli elettrodomestici che in quel momento erano attivi. Andiamo avanti. Oggi chiaramente è una giornata ideale di vento, dove la pala fa il suo lavoro, c'è anche il sole, quindi questo misto tra sole, quindi pannelli fotovoltaici e la turbina eolica è sicuramente l'ottimo. Molto interessante, ci sono ovviamente delle raffiche, poi si stabilizza, il timone si muove perché segue un po' le raffiche e i rallentamenti, però rimane sempre di fronte al vento, mantenendo la turbina nella sua miglior posizione di produzione. Eccola. La vediamo anche qua sul lato, la sua rotazione sempre stabile e imperterrita. Chiaramente in funzione della rotazione ci sarà anche la diversa produzione. Ecco, in arriva una raffica, non so se si sentirà nel microfono, speriamo di no, proprio a significare la potenza che poi lei svilupperà. Ecco quindi la turbina al suo posto, che sta funzionando. I prossimi fotogrammi invece riguarderanno alcune fasi della lavorazione, non voglio rubare nulla ai video specifici e dopo questi fotogrammi andremo avanti anche a parlare dell'impianto in senso generale, ma restiamo ancora sulla turbina, vediamo il trasporto, quello che sarà poi l'installazione del plinto in pochi secondi, però significativi per gli amanti dell'eolico. Chiaramente per trasportare poi una pala di 5 metri e mezzo dovete avere un amico col trattore, se no sulla macchina scordatelo. Questo tubo pesa intorno ai 50 kg, quindi anche sul portapacchi avrebbe un'estensione eccessiva. Qui vedete praticamente il palo che è stato a 2/3 fissato con questi 4 tiranti che scendono e arrivano fino all'interno del plinto di cemento armato, dove è stata fatta ovviamente una gabbia. Qui ci sono i tiranti, ragazzi, devono essere ovviamente robusti, perché quando il vento soffia a certi livelli non ce n'è per nessuno, e quindi sono anche ovviamente regolabili. Io ho messo 3 di questi blocchi con bullone in modo che non si possa sfilare. Il cavo ovviamente, ragazzi, sarà di una certa dimensione proporzionato alla turbina. Qui ho esattamente continuato con la stessa misura che c'era in origine, cioè 6 mm quadri. Questo è un cavo quindi molto grosso, ha già la sua guaina esterna protettiva. Il cavo poi continua sotterraneo in questa aiuola fino ad arrivare all'interno di questo tubo e camminare fino al raggiungimento della postazione di trasformazione della sua corrente. Il cavo entra da questo buco del muro e arriva esattamente in questo selettore manuale, freno manuale automatico, sarà il freno automatico, e 0 è posizione libera per fare alcuni test. Bene, qui mi fermo con le immagini, perché il tutto sarà descritto nei prossimi video specifici. Andremo a vedere proprio come trasformare la corrente per renderla idonea per le LiFePO 4, e vedremo anche tutti questi meccanismi automatici del freno che salverà la turbina da quella che potrebbe essere una rotazione eccessiva e che causerebbe distruzione, perché quando la turbina dovesse roteare con venti fortissimi, se non viene fermata potrebbe, come si dice in gergo, esplodere. Là dove posizionate la pala eolica è anche carino, visto che stiamo parlando di energia naturale, creare un'aiuola come in questo caso, ho fatto io con dei sassi, delle rocce e dei fiori. Vedete, qui si erge il palo a circa 5 metri e passa d'altezza. La pala eolica, qui sono praticamente adesso sotto il palo circa 3 metri,
e vedete questa pala 2,20 m di diametro, quello che sentite con questa rotazione praticamente è zero, rumore zero, un leggero sibilo, un leggero soffio che non dà assolutamente fastidio e questo è molto importante. Se facciamo un giro su di essa vediamo anche sul lato del taglio, veramente non sta girando forte, sta girando piano, sta producendo i suoi 200-300 watt, però in 24 ore sicuramente è una produzione significativa e importante per una paleolica. Rispetto al sole, questa è tutta la panoramica che vedete in lontananza. Adesso vedremo una sequenza di immagini fantastiche, cioè quando ha senso mettere una turbina eolica. Qui era una giornata nuvolosa, il sole non passava per niente, la turbina produceva circa 1 kW, 1 kW e 2, ha una potenza sostenuta con vento sostenuto e questo dà senso all'avere una turbina eolica. Chiaramente non è sempre così, però immaginate questo kilowatt per 24 ore fa 24 kWh al giorno, che sono veramente tantissimi. Possiamo far funzionare pompe di calore, elettrodomestici, quello che vogliamo. Non è sempre così, non è tutto rose e fiori, l'ho detto, lo vedremo più avanti in tutti i dettagli. Andiamo avanti con queste immagini. Torniamo adesso sull'impianto in generale, andiamo a vedere alcune piccole modifiche e aggiustamenti che sono stati fatti. E seguitemi che andiamo sul tetto a vedere il posizionamento di questi vasi di cemento che rialzano leggermente i pannelli per portarli alla condizione ideale e altre piccole modifiche che sono in continua evoluzione, in continua miglioria, sia a vostro beneficio, ma che vi danno anche un input, uno stimolo per andare poi voi stessi a migliorare i vostri impianti progressivamente. Deve diventare un hobby, una passione, ma soprattutto anche poi l'utilità di produrre la propria corrente. Andiamo avanti, ragazzi. Qui si vede perfettamente il posizionamento di questi 4 blocchi di cemento da 30 kg l'uno che tengono in posizione perfetta i pannelli, sono circa a 10 gradi. Questa è un'angolazione perfetta per non andare a disturbare con l'ombra gli altri pannelli che hanno un'angolazione maggiore. Qui vediamo oramai pomeriggio inoltrato come i pannelli in prima fila non vadano a creare ombra sui pannelli posizionati contro il muro, quindi il posizionamento è giusto, poi abbiamo tanto spazio sul terrazzo per spostarli eventualmente in periodi diversi. Qui vediamo tutti i pannelli posizionati, sia quelli a terra che quelli a muro, 12 pannelli da 250 watt con punte di produzione anche oltre i 3 kW. Da quest'altra angolazione vediamo quelli a muro e vediamo quelli a terra. Per quanto riguarda l'impianto, questa è la zona batterie, non è stato ancora sostituito nulla, l'intenzione sarà in futuro quella di cambiare i busbar e mettere quelli di rame invece che questi in alluminio, anche se devo essere onesto, questi di alluminio riescono a reggere perfettamente le temperature perché sono sempre stati a temperature freddissime. Questo è l'equalizzatore attivo che fa il suo lavoro, 16S. Questo è il BMS, e ricordo a tutti che il BMS va commisurato, cioè va preso in funzione dell'inverter. Molti mi chiedono, ho 280 A di batterie, che BMS devo prendere? Ebbene, non c'entra nulla, il BMS deve essere acquistato per la potenza dell'inverter. Dato che questo inverter è 6 kW, 150 A per i 51,2 V, che è il nominale dell'Elifepo 4, abbiamo ampiamente superato i 6 kW. Ecco che 150 A va bene, andrebbe bene anche 120 A, però si sa che più alti siamo e meno facciamo scaldare gli elementi.
Si sta comportando bene lo shunt, che è stato posizionato per primo, agganciato alla batteria, e il relativo video che in questo momento mi segnala le batterie all'81%, ovvero 226 Ah. Una cosa che non avevate visto nell'altro video è esattamente questo cavo rosso e nero che arriva e si connette anch'esso, come vedete, sulle due barre equipotenziali. Il rosso sulla positiva e il nero su quella negativa, passando così nella congiunzione con le Pever. Ebbene, questo cavo rosso e nero è esattamente la connessione della pala eolica. È un cavo di 6 mm quadri che si butta nelle batterie attraverso le barre equipotenziali positive e negative per entrare nella batteria. Fa il suo lavoro soprattutto quando è nuvoloso, soprattutto quando piove, quando è notte, e quindi piena soddisfazione, ecco. Questo SSR che avevate già visto nel video precedente è stato sostituito con uno da 400 A. È uno ZGT e deve essere DD, domodossola, perché sono quelli che funzionano su corrente continua. E devo dire, con la letta di raffreddamento leggermente più grande, il suo lavoro lo fa veramente alla grande. Le temperature sono sempre molto basse, le andiamo a vedere adesso in diretta. Innanzitutto, con 54 volt di batteria, punto 4, e un totale di 25,7 A, noi stiamo andando a prelevare dal sole molta corrente. Ebbene, andiamo a vedere in diretta con tutti questi ampere a che temperatura si trova il nostro SSR. Ebbene ragazzi, con questi kilowatt all'interno, la letta di raffreddamento mi dice 25 gradi, cioè è freddissima, è praticamente quasi a temperatura ambiente. Qui la temperatura ambiente è intorno a 17, 18, 19, abbiamo quindi 25 gradi, eccezionale. Nell'altro video non avevo parlato di una cosa fondamentale, cioè quando entriamo nell'inverter a monte, cioè nel quadro di casa, c'è già un salvavita, cioè un differenziale che protegge la linea fino qua, e poi come usciamo dalla linea ovviamente deve esserci qui un differenziale specifico che poi alimenterà tutta casa. In questo caso ho comprato questo che è differenziale e magnetotermico tutto insieme, e qui qualsiasi problematica immediatamente dopo l'inverter lui va a saltare. Come vedete qui in questa immagine che già vi ho fatto vedere in un video precedente, abbiamo l'impianto veramente sobrio, leggero. Qui abbiamo a sinistra il wifi locale che sarà sostituito nei prossimi video con un wifi che andrà direttamente sul router di casa, e quindi potremo vedere l'impianto da tutto il mondo, diciamo. Qui abbiamo poi il regolatore di carica salvato in questo caso dall'SSR, sotto i diodi che servono ad alimentare l'SSR, che funziona da 3 a 32 volt, quindi abbiamo con questi diodi in serie abbassato la tensione. Poi vediamo il nostro bestione arancione, così come oramai lo chiamiamo, e da questo impianto scendiamo giù fino ad arrivare alle barre equipotenziali. Qui dentro c'è un fusibile da 500 A, e poi scendiamo fino ad arrivare alla bellissima batteria che ho assemblato e che durerà, spero, almeno 20 anni, ma anche meno va bene lo stesso. Bene ragazzi, torniamo in studio. Siamo stati anche nel laboratorio a vedere la batteria, il regolatore di carica, l'inverter, l'SSR, il dispositivo wifi locale. Questo è l'impianto finito, ci saranno tante altre modifiche. Ora chiaramente parliamo di fine aprile, quindi il momento più bello sta iniziando adesso, quindi sole alla grande, abbiamo avuto anche il vento. Quest'estate fino all'autunno, quindi fino a fine ottobre, adesso andrà benissimo. Mi sveglio la mattina che la batteria è ancora al 50-60% e poi in 2-3 ore di sole è già carica. Se c'è un po' di vento è carica ancora prima. Preparerò tanti video quest'estate per andare a prepararci per l'inverno, per le situazioni di blackout, per tutto ciò che potrebbe succedere e che potrebbe lasciarci senza corrente. Adesso vi voglio salutare in modo particolare, precisamente dall'esterno, di fianco alla pala eolica, che è il
culmine, che è il protagonista di questo video. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ragazzi, non sono per niente un amante dei selfie, ma l'idea di fare questo video con la turbina eolica che mi gira alle spalle è entusiasmante. Il video finisce qui, ragazzi. Io vi incoraggio a iscrivervi, attivate la campanella, seguite i prossimi video che saranno tanti e di tutto di più. E un grazie a tutti voi. Oramai siamo a 32.000 iscritti, forse 33 quando questo video sarà pubblicato, ed è grazie a voi che questo canale sta avendo successo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.